Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino. Ci troviamo dentro la mia casa, facciamo un video in interni, fuori sta piovendo, poi fa veramente molto freddo, ma anche perché voglio parlarvi di piante che sono assolutamente piante da interni, piante che si possono coltivare in casa tutto l'anno senza nessun problema. L'importante è rispettare alcune piccole norme di coltivazione e queste piante cresceranno bellissime, arrivando addirittura anche a fiorire per molto tempo, perché sono molto fiorifere. Alcune sono conosciute per la bellezza dei loro fiori, altre invece sono conosciute per la bellezza delle loro foglie. Io come scelta cerco di orientarmi sempre verso quelle che sono belle per via delle foglie, perché sovente nelle begonie la parte più interessante sono appunto le foglie. Oggi quindi parliamo di begonie. Io non ne ho tantissimi esemplari, parleremo un po' di coltivazione di queste bellissime piante e qui ho messo gli esemplari che coltivo io, ovvero la begonia venosa. Questa è una begonia che viene dal Brasile, dopo la vediamo un po' più da vicino, che mi piace veramente tantissimo perché produce queste foglie che sono spesse, vellutate, hanno una patina sulle foglie che ricorda un po' quelle del Platycerium. Una pianta veramente molto bella. Questa è arrivata per posta, un acquisto online da poco tempo. L'ho ritrovata dopo tanti anni in vendita e così ho deciso di acquistarla perché è una pianta che mi piace molto. Poi durante l'anno diventerà molto più bella. Adesso è arrivata in questo stato perché ha dovuto sopportare anche il tragitto nel pacco postale, eccetera, quindi alcune foglie si sono anche rotte, però veramente una pianta straordinaria. Poi c'è la begonia eritrofilla, che è questa, una begonia vintage degli anni 80. Mi ricordo che in quegli anni lì quasi in ogni palazzo c'era una persona che aveva questa begonia, anche nei pianerottoli, tra un piano e l'altro si potevano trovare coltivate queste piante, questa pianta in particolare, proprio per la sua facilità di coltivazione. C'è la begonia o la begonia listata, anche lei acquistata da alcuni mesi, l'ho trovata in un vivaio a pochissimo prezzo, era una pianta molto piccola, è cresciuta nell'arco di alcuni mesi in questo modo, presentando già un bellissimo cespuglio. E poi c'è una begonia corallina, praticamente ne ho due foglie. La mia amica Tiziana, grazie Tiziana, mi ha regalato questi due rametti che ho sistemati in acqua da 3 settimane e hanno cominciato a radicare. Come vedete la facilità di queste piante in coltivazione è veramente estrema. Questo rametto di begonia corallina presenta già 3 radici piccoline. Continuerò a fargli fare le radici qui nell'acqua fin quando saranno belle voluminose, molto lunghe, e poi dopo verrà piantata in primavera in un bel vasetto. Anche la begonia eritrofilla l'ho riprodotta mettendo semplicemente i suoi rizomi in acqua e ha prodotto tantissime radici. Questo è un lavoro di circa 3 mesi, tantissime radici, nuove foglie, e anche lei verrà presto poi messa in un vaso coltivata in terra. Le begonie appartengono alla famiglia delle begoniacee. Sono piante di clima tropicale, le possiamo trovare in Sud America, in Africa e nel sud-est asiatico, quindi il clima che loro vogliono per crescere bene è un clima subtropicale tropicale. Questo non vuol dire che in casa noi dobbiamo avere il caldo umido di una foresta tropicale, perché sono piante che si adattano benissimo ad essere coltivate in casa, quindi una temperatura minima di 15 gradi e diciamo massima di 20-25 gradi è veramente l'ideale, e in questo range di temperatura troviamo proprio quella che è negli appartamenti. Naturalmente, essendo piante di clima tropicale umido soprattutto, devono essere coltivate lontano dalle fonti di calore, quindi non teniamole vicino ad un camino oppure sopra i termosifoni, mettiamole sempre in un angolo della stanza in cui possono ricevere una buona luce e non un eccessivo calore secco come quello del riscaldamento nel periodo invernale degli appartamenti. Le begonie le possiamo distinguere in begonie tuberose. Le begonie tuberose sono quelle che troviamo in vendita nei sacchettini col tubero da poter mettere in terra, dopodiché si sviluppa questa pianta solitamente con delle foglie verdi, non molto colorate, e con dei fiori veramente straordinari, bellissimi, piante coltivate soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. Poi ci sono le begonie rizomatose. La eritrofilla è una begonia rizomatose, ovvero producono
questi rizomi striscianti nel terreno, che entrano nella terra oppure rimangono in superficie, da cui poi partono tutte le loro foglie. Altrimenti ci sono le begonie erbacee, come la listada, e la venosa e la corallina, che sono begonie invece che appunto hanno un portamento, in questo caso nella venosa è eretta e anche nella corallina, mentre la listada rimane più a cespuglio, sembra più un piccolo arbusto. Quindi piante tuberose, rizomatose, a radici fascicolate, erbacee. Piante veramente molto facili anche da riprodurre, quindi quando noi abbiamo in casa una pianta di begonia, se la coltiviamo bene, cresce bene, possiamo poi riprodurla, ma vediamo dopo come poter riprodurre la nostra begonia. Come possiamo coltivare le begonie nei nostri appartamenti? Le begonie le possiamo coltivare con una temperatura, come mi sembra di aver già detto, compresa tra i 15 gradi e i 20-25 gradi, lontano dalle fonti di calore. Quando invece in primavera ed estate le portiamo fuori, cerchiamo sempre di sistemarle comunque in una zona fresca. Quindi una temperatura dai 15 ai 20-25 gradi sarebbe veramente l'ideale, tenute fresche. Se in casa abbiamo un'atmosfera molto secca, possiamo settimanalmente nebulizzarle in modo da ricreare un po' un ambiente un po' più fresco. Se vogliamo ancora aumentare questo tipo di umidità, possiamo sistemare le nostre begonie in un sottovaso, magari possiamo mettere dell'argilla espansa, con un piccolo velo di acqua, appoggiamo il vaso sopra l'argilla espansa, per evaporazione dell'acqua al di sotto del vaso si creerà un ambiente un po' più umido che può salvaguardare un po' le foglie dal disseccamento. Questo può succedere comunque normalmente negli appartamenti nel mese invernale, quindi non preoccupiamoci. Cerchiamo di capire però qual è la posizione ideale per la nostra begonia all'interno della nostra stanza. Per quello che riguarda la luce, le begonie sono piante di sottobosco, non vogliono un'ombra particolarmente fitta, ma neanche la luce del sole. Sono piante che tollerano un'ombra luminosissima. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che vanno benissimo coltivate in una finestra in cui ricevono una forte luce, ma non i raggi solari diretti. Nel mese invernale, nei mesi invernali, autunnali, la luce solare non è mai così forte e potente, quindi qualche ora al mattino probabilmente può anche servire alle nostre begonie per mantenere vivi i loro colori. In primavera ed estate invece assolutamente cerchiamo di evitare che il sole venga a contatto diretto per molte ore, diciamo, sulla pianta, altrimenti seccherà completamente le sue foglie. Quindi in primavera ed estate possiamo portarle fuori in una zona in ombra del nostro balcone, del nostro giardino, e lì la pianta beneficerà proprio di aria fresca tutti i giorni, dello sbalzo di temperatura tra la notte e il giorno, ma naturalmente sempre che queste non scendano sotto i 15 gradi. Anche 10 gradi può andare bene, ma solo per dei piccoli periodi. Dipende poi anche dalla specie della pianta. Quindi una luce molto forte, ma evitiamo assolutamente di coltivarle al sole, questo può danneggiare le nostre begonie, ma neanche in un'ombra troppo fitta, altrimenti le piante diminuiranno la dimensione delle foglie, perderanno molto dei loro colori e quindi il risultato di coltivazione non sarà così soddisfacente. Come terreno di coltivazione per le nostre begonie possiamo utilizzare un semplice terriccio universale, il classico terriccio universale che troviamo in vendita. Questo tipo di terreno è veramente adatto e lo possiamo mischiare con della perlite o con della sabbia, possibilmente magari la sabbia di quarzo, quei sacchetti che vengono venduti quando una persona vuole fare un acquario, vuole creare un acquario. Quella sabbia lì è ideale per poter creare del drenaggio all'interno del terriccio stesso, altrimenti della perlite può andare benissimo, possono andare bene anche delle palline di argilla espansa. Utilizziamo questo terreno per le nostre begonie e questo terreno dovrà essere sempre abbastanza umido, quindi noi una volta che abbiamo fatto il rinvaso bagniamo per bene la nostra begonia e poi la lasceremo quasi asciugare, ma non del tutto, la facciamo arrivare ad un punto in cui inserendo il dito nel terreno sentiremo che la superficie è leggermente secca, allora lì andremo a ribagnare la nostra pianta. Questo terreno potrà essere concimato una volta al mese in autunno ed inverno,
altrimenti anche 2 volte al mese in primavera ed estate, perché in primavera ed estate, se vogliamo tenere dentro, portare fuori la nostra begonia con una temperatura che rimane sempre superiore ai 15 gradi, a volte rimane anche abbastanza stabile all'interno degli appartamenti, lì la pianta comincerà a svilupparsi bene nel periodo estivo e quindi lì avrà bisogno di qualche concimazione in più. In inverno invece, che si trova proprio in una situazione di coltivazione artificiale e poi per via dei problemi di riscaldamento, dei termosifoni eccetera, la pianta la controlliamo un pochettino di più e daremo 1 volta al mese il concime, così non la spingiamo troppo, visto che già lei fatica un po' a vivere negli appartamenti con il riscaldamento acceso, quindi cerchiamo di mantenerla attiva ma non del tutto, in modo che possa prendere bene il concime e cercare con quello di sopravvivere a tutto il periodo autunnale e invernale all'interno dei nostri appartamenti. Come possiamo bagnare le nostre begonie? Le begonie sono piante che possono essere bagnate abbondantemente, è meglio farlo 1 volta per bene alla settimana, bagnare per bene il terreno, quindi mettere tanta acqua, nebulizzare anche la pianta, poi lasciamo far scorrere tutta l'acqua in eccesso, andremo a utilizzare quest'acqua in eccesso per bagnare magari un'altra begonia e il vasetto dovrà trovarsi con il suo sottovaso in una situazione in cui non vi sia acqua appunto nel sottovaso, che può creare poi delle marcescenze perché lascia il terreno poi troppo umido. Quindi bagniamole bene. In autunno e inverno possiamo fare questo tipo di bagnatura, in primavera ed estate portandole fuori il terreno tenderà ad asciugare un po' più in fretta, quindi controlliamolo spesso e somministriamo acqua quando ce ne sarà bisogno. In primavera ed estate probabilmente 2 volte alla settimana dovremmo fare una buona bagnatura, soprattutto in estate se le temperature sono molto alte. Possiamo notare nelle begonie che le loro foglie sono molto carnose e hanno una grande percentuale di acqua anche all'interno. Questo ci fa capire che sono piante tropicali e subtropicali che vivono in ambienti comunque sempre molto umidi. Quindi una buona nebulizzazione, soprattutto quando sono coltivate in casa, sulle foglie 1 o 2 volte alla settimana, una vaporizzazione può essere l'ideale per ricreare un po' questo ambiente umido in cui vivono le nostre piante. La moltiplicazione delle begonie può essere fatta in diversi modi, per seme, ma è un processo veramente lungo e non sempre semplice ottenere i semi, mentre risulta molto più facile prendere ad esempio sulle begonie rizomatose come la eritrofilla, ad esempio, e inserire i suoi rizomi all'interno di un barattolo con dell'acqua, in modo che il rizoma rimanga a contatto con la superficie dell'acqua e successivamente nel corso di alcune settimane comincerà già a fare le radici. Quest'acqua andrà cambiata 1 volta alla settimana almeno, perché non può rimanere stagnante per troppo tempo, perché poi alla fine, a parte l'odore che non è molto piacevole, soprattutto all'interno di una casa, ma cambiando acqua si dà un qualcosa di nuovo anche alla pianta in cui può star bene, e quindi un buon cambio di acqua, si crea anche una buona ossigenazione con il cambio dell'acqua e quindi la pianta creerà poi le sue nuove foglie e col tempo, una volta che avranno tante radici, potranno essere piantate in un vaso con della terra e da lì parte la coltivazione normale della nostra begonia. Stessa cosa ad esempio per la begonia corallina, che può essere inserita con un semplice rametto staccato da una pianta madre all'interno di un vasetto di vetro, e lei farà poi le radici. Questo ramettino ha già fatto 3 radici un po' più lunghe, non so se si vede, e quindi tra un mesetto, diciamo, con l'allungarsi delle radici capirò che è ora di piantare la pianta in un vaso con un terriccio apposito. Un altro modo molto curioso per moltiplicare le begonie è quello della talea di foglia. Si fa molto sulla begonia rex, questa begonia che arriva dall'India, con queste foglie rosse venate di un colore molto porpora scuro, facilissima da trovare in vendita nei vivai. In che cosa consiste la moltiplicazione per foglia? Consiste in questo: noi prenderemo una foglia, andremo a tagliare il gambo della foglia fino al livello della foglia stessa, poi con un taglierino andremo a fare, seguendo le nervature principali, ad esempio 3 taglietti che spezzano l'andamento appunto della nervatura, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 sulle nervature principali. Successivamente prendiamo la foglia, la adagiamo in un vaso con della terra, la fermiamo con delle, tipo le cavallette da ferramenta, ma non quelle,
dei fil di ferro piegati a U, fermiamo la foglia ben aderente sulla terra, teniamo tutto molto umido e successivamente la pianta dovrebbe sviluppare da questi tagli delle nuove piantine proprio sulle nervature principali, e questo ci permetterà di ottenere nuovi esemplari della nostra begonia. Io ho notato che il metodo più semplice per ottenere, almeno da quelle rizomatose ed erbacee, il metodo per ottenere nuovi esemplari è appunto quello di staccare i rizomi o rametti e inserirli nell'acqua. È veramente semplicissimo ottenere delle nuove piante. Queste begonie, Listada, Eritrofilla e Venosa e Corallina, sono begonie che possono raggiungere diverse grandezze. Le begonie solitamente possono essere dei piccoli cespuglietti, diciamo, che raggiungono i 50 cm di altezza, alcune invece possono diventare molto grandi. La begonia venosa è una begonia che raggiunge anche i 90 cm di altezza perché cresce, ve la faccio vedere anche lei un po' più da vicino. La begonia venosa cresce con questi fusti, a me piace tantissimo perché ha questi fusti dritti, con queste, mi sembra che si chiamino stipule, che ricoprono il gambo e sono cartacee. A me piace molto questa sensazione del cartaceo sul gambo erbaceo. È veramente una particolarità di questa begonia. Le sue foglie, poi vedete, sono pelose, sono vellutate. È una pianta che può raggiungere i 90 cm di altezza, si sviluppa su questi fusti molto alti creando poi un bellissimo cespuglio con questo verde particolare, un verde salvia, veramente molto ma molto bella. I suoi fiori sono bianchi. La begonia eritrofilla invece può creare un grande cespuglio, sempre molto basso, diciamo un'altezza di 30-40 cm di altezza, ma molto largo, con questi fusti, con questi rizomi che tendono anche a uscire fuori dal vaso, pendere giù, e quindi avremo tantissime foglie bellissime, verdi sopra e rosse sotto. Veramente una pianta straordinaria. Questa è una moltiplicazione fatta qualche mese fa, adesso aspetto che sviluppa tutta la sua rigogliosa vegetazione. Eritrofilla anche lei. La begonia listata invece può raggiungere una buona larghezza come pianta, ma rimane sempre abbastanza bassa, comunque può diventare alta anche sui 50 cm, con tutto questo insieme di foglie, anche lei verdi sopra con una striscia chiara in mezzo e rosse sotto. Le begonie sono veramente delle piante straordinarie. E poi ho la begonia appunto corallina, che è una pianta invece che può arrivare anche ad 1 metro d'altezza. Lo sviluppo, essendo una begonia erbacea, è simile alla venosa, quindi crea questi fusti che sembrano quasi delle canne di bambù con tutte queste foglie, e poi sviluppa questi bellissimi fiori cremisi, in alcune varietà anche bianchi, penduli, che perdurano per molto tempo sulla pianta durante la sua fioritura. Quindi piante veramente straordinarie, di facilissima coltivazione, e piante da interni classiche che possono veramente portare nel nostro appartamento un angolino luminoso con un grande e vero sapore di tropicale, di esotico. Quindi prendiamo pure le begonie e arricchiamo la nostra casa con questi esemplari o con altri comunque in vendita in coltivazione, perché possono regalare veramente delle belle gioie per gli occhi, soprattutto per le loro foglie che sono straordinarie e molto ma molto colorate. Vi sono anche alcune varietà di begonia, ho visto anche su internet, che hanno delle foglie con dei riflessi metallici che vanno dal blu al verde, insomma veramente ce n'è per tutti i gusti. Credo che le begonie siano delle piante a volte un po' sottovalutate e invece possono veramente regalare delle grandi soddisfazioni. Rimane un argomento che è la begonia grandis evansiana, ed è una begonia che io ho trovato qui fuori dalla mia casa quando sono venuto ad abitare qua a Famolasco. È una begonia, era già stata piantata qui da qualcuno, una begonia che vive in esterno perché arriva dall'Himalaya se non sbaglio. È una begonia con delle foglie verdi anche abbastanza grandi e dei bellissimi fiori rosa.
È una begonia che si sviluppa in esterni, quindi è una pianta rustica che può essere coltivata fuori anche dove si arriva al gelo, sopporta anche fino a meno 10-15 gradi sotto zero e quindi possiamo piantarle nelle zone ombrose nel nostro giardino, ombrose e semi-ombrose. Forse è l'unica begonia che gradisce anche una lieve luce solare magari al mattino, può tollerarla. L'importante è che nelle ore centrali sia assolutamente in ombra, altrimenti tende a bruciare e non svilupparsi bene. La particolarità della begonia evansiana, che poi vedremo nel corso dell'anno, perché appena spunterà in giardino farò un video dedicato a lei, una sua particolarità è quella di sviluppare nei suoi fusti, nell'intersezione delle foglie, dei bulbilli che poi con l'arrivo dell'autunno possono essere staccati o cadono da soli quando il ramo si secca e poi alla fine si sdraia nella terra, finendo nel terreno quei bulbilli danno origine a nuove piante, quindi possiamo moltiplicare con un metodo in più quel tipo di begonia, ma la vediamo insieme poi in un prossimo appuntamento in giardino dedicato proprio alla begonia evansiana, Grandis evansiana. Una begonia bellissima, potete andare su internet a vedere le sue fioriture, sono stupendi, di un colore rosa bellissimo, ma comunque ne parleremo in un prossimo appuntamento in giardino. Io spero di aver detto tutto riguardo le poche begonie che coltivo io, ma soprattutto per quello che riguarda i metodi di coltivazione. Ricapitolando, una cosa molto veloce, facciamo una cosa molto veloce, allora temperatura dai 15 ai 20 gradi, acqua al bisogno ma non lasciamo mai seccare il terreno delle nostre begonie, illuminazione, un'illuminazione ombrosa, semi-ombrosa, mai i raggi diretti del sole, soprattutto in primavera ed estate perché possono danneggiare le nostre piante, un terriccio universale mischiato con della sabbia o della perlite può andare bene per coltivare le nostre piante. I vasi che possiamo usare sono vasi di tutti i tipi, da quelli di terracotta a quelli di plastica. Quelli di plastica conservano un po' di più l'umidità, quelli di terracotta vanno guardati un po' meglio perché possono far evaporare più volte durante una settimana il terriccio che è contenuto al loro interno. Acqua, bagniamole sempre per bene piuttosto che poco e frequentemente, quindi una bella bagnatura e poi tocchiamo il terreno, se lo sentiamo secco in superficie è ora di ribagnare la nostra begonia. Concimazione, possiamo usare un qualunque concime per piante d'appartamento, una volta al mese in autunno e in inverno, 2 volte al mese almeno in primavera ed estate. Se vogliamo portarle fuori ricordiamoci di metterle in una zona che rimane sempre in ombra, comunque sempre con una buona illuminazione, magari un'ombra luminosa, è ideale per la coltivazione in esterno delle nostre begonie. Ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino, spero di avervi detto tutto, se ho dimenticato qualcosa scrivetemi nei commenti, io poi risponderò e sarebbe anche bello poter partecipare a una piccola discussione riguardo la coltivazione delle begonie. Io risponderò ai vostri commenti. E per chi non si è ancora iscritto al mio canale invito a iscriversi, potete azionare anche la campanella per ottenere le notifiche sui nuovi video e non c'è altro da dire. Ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao!